Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento anche da Michelangelo, il mio gatto tigrato europeo che ha poco più di 3 anni, il mio amore, con la YZR Yamaha, la moto di Valentino Rossi, conosciuta meglio da tutti i super tifosi come la M1. È un'edizione di Agostini. Il modello è in scala 1:4, l'uscita è la numero 52 delle 91 previste e il modello è veramente bellissimo. In questa uscita trovo il gruppo della pedana destra, ecco qui. Ricordo che questo che è stato montato nell'uscita numero 50 va ancora tenuto da parte. Piastra della pedana in plastica. Questa invece è la piastra sempre della pedana ma superiore, anche questa in plastica, e tutte e due hanno questa finitura simil carbonio. Poi la pedana di destra, e questa invece è il comando del freno, della leva del freno. E anche questo, così come quello che vi avevo fatto notare nell'unboxing, guardate che spettacolo, è in gomma, è rivestito in gomma, c'è il perno di plastica e poi c'è la gomma inserita. Questi sono particolari bellissimi. Una serie di viti a brugola da avvitare nella plastica, ecco qui. Quindi prendo la leva, o meglio la pompa del freno, guardate che spettacolo. Il mio amore dorme. Prendo questo primo pezzo così e vado a inserire la pompa in questa maniera, guardate. Io mi distrago troppo. Allora, guardavo che è meglio forse inserire prima questo pezzo qui e poi il resto sopra, cioè questo poi sopra la pedana inferiore. Quindi questo lo vado a mettere qui, vedete? Attenzione a non danneggiare questo leverismo della molla che è delicatissimo, attenzione. Inserite fino in fondo e provate di nuovo. Funziona perfettamente. A questo punto questo lo metto così, inserisco questo perno nel foro, abbiamo due perni, uno qui e uno qui. Fa molta fatica a entrare questo perno. Io vorrei allargarlo appena appena, ma senza esagerare. Prendo uno stuzzicadenti, vediamo se può bastare. No, non basta ancora. Allora, io non voglio rischiare di danneggiare il perno. Facciamo così.
prendo questo cacciavite con la punta più piccola e rendo conico soltanto l'invito del foro, non devo attraversarlo, mi raccomando. Così dovrebbe bastare. Quindi inserisco di nuovo. Proviamo. Perfetto. È entrato, vedete che il perno è questo qui. E anche qui è entrato. Bene. Accertatevi solo che non si stacchi. Dopo aver fatto questo, prendo questa pedana di destra e la monto come in foto. Non vi potete sbagliare perché all'interno abbiamo lo spazio dedicato per questo perno a mezzaluna, quindi può soltanto essere inserito così. Mettete il dito qua dietro, E ok. Quando sarà inserito correttamente, guardate, quando vi rimarrà questo spazio qui. Ecco. Vedete? Così è perfetto. Ma manca ancora una cosa che è questa, che va inserita qui. Per inserire questo dobbiamo contrastare da dietro, mi raccomando. Quindi io inserisco questa parte qua dietro che c'entra benissimo. No, non basta, bisogna metterla qui. Questa è la parte fragile, vedete? E premo. Ma deve entrare di più. Questa era meglio montarla prima. Sarebbe sì stato meglio montarla prima. Quindi va bene, dai. Ormai siamo qui. Ecco, avete sentito? Deve passare il perno da dietro. Adesso proviamo. Guardate che bellezza. È perfetta. A questo punto devo andarla a fissare sulla moto. Come potete vedere io ho già creato il filetto con 2 viti K a brugola qui, senza mettere nessun tipo di lubrificante, mi raccomando. Il lubrificante nelle viti che vanno nella plastica non va messo mai. Questo che vedete sopra invece è la vite dello spurgo, quello quando si cambia l'olio per levare le bolle d'aria e riempire tutto buonanotte, non mi viene l'impianto, non mi veniva la parola. Ecco qui. Adesso devo semplicemente andare ad attaccare questo pezzo bellissimo, ma bellissimo, qui, ecco, in questo modo. Guardate, da sotto. Metto la mia prima vite.
Non stringo tutto, metto la seconda vite, controllo e poi stringo. Qui tocca, qui tra la plastica e il telaio tocca, posso stringere, ovviamente senza esagerare, così va bene e così anche. Che bello ragazzi, che meraviglia. Bene, il numero 52 è terminato, passiamo al numero 53. Ecco qua, non ci fate caso, Michele riesce a fare questo e altro. Pedana sinistra e piastra di protezione. Prima abbiamo messo la destra, adesso andiamo a completare anche le piastre destra, quindi prima e sinistra adesso, con le due pedane per appoggiare i piedi del pilota. E andiamo anche ad attaccare questi due tubi qui, dove questi due spinotti vanno poi attaccati al corrugato delle sonde lambda, le ultime due da collegare. Quindi vediamo i pezzi, eccoli qui. Abbiamo una vite D a taglio per metallo che io sono andato già ad avvitarmi qui. Questa è la piastra di protezione, guardate che bella. Staffa di supporto della pedana, qui è tutto in plastica. E la pedana. A questo punto forse è il caso che io la pedana la monti prima. Fatemi dare un'occhiata, ma credo che non ci sarebbero problemi, perché riesco a metterla meglio se la monto prima, e non come hanno fatto loro, che l'altra ce l'hanno fatta montare dopo, ma invece andava messa prima. Ok. Infatti, mettetela prima, ragazzi. Ecco qua. Stessa distanza dell'altra tra la staffa e il pedale, vedete? Perfettamente così. Di più non deve entrare. Allora, andiamo a vedere. Lavoriamo comunque sempre dalla parte sinistra, perché questa, se ho ben capito dalle immagini, non si monterà in questa uscita. Ci fermiamo qui. Sì. Bene. A questo punto prendiamo il modello. Sapete che poi io andrò a incollarmi col bicomponente tutti i perni nelle sonde. Allora, sentite bene. Prendiamo il tubetto più corto, uno è da 9,5 cm, l'altro 7,5.
teniamo quello da 7,5 cm e dobbiamo andarlo ad attaccare sulla sonda lambda dietro, non questa vista, quella più indietro, eccola qua. State sempre attenti a non rompere i due pernetti piccoli che sono presenti qui, perché servono poi per l'inserimento. Qui abbiamo il foro poi che servirà per farlo entrare qua. Adesso vi faccio vedere il tempo di trovarlo. Ah, eccolo, ce l'abbiamo già montato qua. Però cerchiamo di non danneggiare i due pernetti che sono belli esteticamente, bisogna lasciarli lì anche se non si vedranno sotto la carena. Ok, vado ad allargarmi questo, almeno mi aiuta un po' perché qua ho faticato. Oh là là, piano piano, che fai? Allora attenzione perché stava sbadigliando, mi ero spaventato, pensavo avesse mangiato qualcosa qui sopra. Attenzione perché probabilmente il foro è passante, ma non schiacciate troppo in fondo lo stuzzicadenti. Questo ovviamente va attaccato a questo da 9,5 cm. Ecco, qua ho faticato meno perché ho allargato il pezzo con la gomma con lo stuzzicadenti. Adesso questo anche dovrò andarlo a incollare, ma non l'ho fatto prima perché, ve l'avevo spiegato nell'altro video, è più comodo per me inserire queste che poi a loro volta io incollerò anche. Quindi guardate, quella da 7,5 va messa qui, in quella più bassa. Quindi prendo questa e la metto così. Ok. Ovviamente per esclusione questa la faccio passare sopra e la metto in quella più alta, ovviamente l'unica rimasta. Non vi preoccupate se adesso mi si staccheranno delle parti, perché io non le inserisco perfettamente bene per quello che vi ho detto prima, cioè andrò poi a mettermi la colla. Ok. Allora, fatemi solo vedere una cosa. La prima passa dietro, quindi così. Adesso vi faccio un ingrandimento, vi faccio vedere bene, state tranquilli. Se vedete che vi escono, fate girare i perni nei tubi perché vi aiuta nella posizione corretta poi. Ecco, guardate. Questa è la posizione corretta. Questo qua è quello dietro e va attaccato nello spinotto basso e questo è quello davanti, passa sopra lo spinotto dietro e va attaccato in quello più alto.
così. Adesso vado a mettermi questa, vado a rimuovermi la vite che ho messo prima, la D, ecco qui, e vado a mettere questa così. Guardate che bella che sta diventando questa moto. Basta, senza esagerare. Guardate che spettacolo. Vediamo se il montaggio è terminato, ma credo proprio di sì. Sì. Scusate ragazzi, ma preferisco dare un'occhiata prima di chiudere. Sì, perfetto. Adesso, una volta che ho spento il video, come vi ho detto, vado a incollarmi le parti qui e poi sono a posto e preparo l'uscita numero 54. Io vi ringrazio del vostro tempo, da me e Michelangelo. Vi saluto e vi abbraccio. Un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video. Grazie del vostro tempo prezioso e mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella e non perdetevi nessun video che pubblico, perché anche se sono video diciamo casalinghi, ecco, io amo definirli così perché non potrei diversamente, sono sicuramente ricchi di passione e spero che questo almeno traspaia. Io non mi è capitato un'altra volta di usare questo termine. Con l'età sto perdendo un po' di sicurezza nei termini, ma vi rendete conto? Comunque opto per traspaia. Ci ho messo un po', e anche se avessi sbagliato, non importa ragazzi, va bene lo stesso, avete capito quello che vi volevo dire. Ciao a tutti e grazie sempre con tutto il cuore del tempo che mi dedicate. Ciao!